Avvicinando al Tempio del Cielo, qua si vede l'asse della strada come percorre già da fuori la linea su tutto il Tempio. Adesso entreremo lentamente all'interno. Qua siamo al Tempio del Cielo, luogo ambito di tutti i master Feng Shui del mondo. Qua siamo nel cuore della Cina, nel cuore dell'icona della Cina, e questa struttura è una struttura pensata per unire cielo e terra. La posizione è una posizione precisissima dei maestri di Feng Shui che hanno utilizzato per mettere questo bellissimo monumento, che poi è un posto, un tempio che veniva usato per poter fare diverse cerimonie che venivano a immolare animali che erano poi coltivati qua nei campi vicini. Vediamo qua il sistema del 3 che è molto importante, perché in tutto il Feng Shui si uniscono tre grandi principi: terra, uomo e cielo. Questa triade si trova all'interno di tutti gli studi del Feng Shui tradizionale e classico. Devo dire che qua si ripete in modo esemplare, c'è un equilibrio anche di energie, di forze, di strutture che è incredibile. L'interno di questo monumento è un monumento, potremmo dire, astrologico, astronomico. Vedremo tutta una serie di numerologie che affini che li rappresentano. Andiamo dentro a vedere questa bellezza incredibile. Guardiamo bene. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gradini. 9 gradini era un numero sacro, solo l'imperatore poteva avere il 9. Il 9 è un numero che tende a 10, cioè il numero della perfezione. 3 per 9, sempre nei tre grandi livelli, l'imperatore solo lui poteva sussistere a questa energia. In questo posto c'è un Feng Shui magistrale, diciamo molto complesso. Qua non si possono usare per esempio stelle volanti, sistemi che oggi noi conosciamo, perché bisogna risalire un po' indietro nel tempo, anche perché siamo in luoghi aperti, quindi questi sistemi su Anton Feixin e Dagua vengono usati per luoghi chiusi e per le tombe. Poi c'è sicuramente lo studio invece dei luoghi e diciamo della scenografia naturale, quindi si parla di scuole, delle acque per esempio che vengono usate o delle posizioni. Quello che si nota in tutti questi templi, questo è veramente preciso al millimetro, è l'asse che si conduce da nord verso sud e anche il concetto dei 4 animali. Adesso notiamo mentre la camera gira, sulla destra abbiamo la nostra tigre, ancora una volta, il nostro frontale la fenice, la tartaruga, e a sinistra abbiamo il nostro drago. 4 posizioni che creano un abbraccio a ferro di cavallo e che trattiene l'energia del Qi. Ora l'asse centrale era una cosa solamente per le case super nobiliari o per i templi. Abbiamo visto negli udong che invece il portale non è mai messo al centro, è messo lateralmente. Questo perché l'energia, diremo in un linguaggio se vuoi indiano, cioè della kundalini, dell'asse, della spina dorsale, del Qi, dell'energia, è molto forte, quindi poteva essere solo gestito da case regnanti. Le colonne all'interno avevano tutta una numerologia che era veramente uno zodiaco e un planisfero. Vediamo le colonne più esterne, sono le 12 colonne dell'anno, all'interno invece abbiamo le colonne legate alle ore. Ancora più interno abbiamo le 4 stagioni, quindi 4 colonne nelle direzioni cardinali, all'interno sempre delle quali troviamo anche le 8 direzioni del Bagua che noi conosciamo. E questa è tutta la numerologia che si estende fino al centro, quindi è tutto orientato precisamente in un concetto legato agli equilibri del tempo e anche del peso, perché il tempo e il peso è solo l'imperatore poteva governare queste due forze, chi governava queste due forze aveva il governo su tutte le realtà della terra. Nella cerimonia antica l'imperatore, soprattutto nel solstizio d'inverno, partiva con un cerimoniale dalla città proibita e arrivava nella direzione sud e camminava con tutta la cerimonia e tutti diciamo, i riti propiziatori e piano piano si addentrava al Tempio del Cielo. Pensate che nei riti bastava un piccolo errore, una piccola distrazione che veniva subito osservata come situazione negativa per quell'anno, per quello che poteva succedere. Ovviamente i riti propiziatori la maggior parte erano legati per esempio al buon raccolto, questo è un esempio, il Tempio del Cielo è un tempio del buon raccolto. Qua si facevano rituali sacrificando appunto animali perché venisse una buona cultura dell'anno.
era un tempio fondamentale. Ricorda un po' Leonardo da Vinci, ma cosa sto dicendo? Perché anche noi abbiamo tutto un aspetto esoterico e come dire, complesso nei nostri studiosi. Leonardo cosa ha fatto? L'uomo vitruviano, no? Col quadrato e il cerchio, come dire l'uomo è al centro tra terra e cielo. Qua il concetto ritorna perché notiamo all'esterno la composizione a forma quadrata che tiene tutta la struttura. Poi come, e quei 4 animali ovviamente che ho visto prima che compongono e contengono tutta l'energia del luogo. Poi come andiamo invece all'interno troviamo una struttura tutta circolare, come dire è la terra, la realtà terrena e la realtà celeste. Il cerchio è il cielo che sovrasta tutti i piani, sono 3 piani nell'esistenza perché è un numero sacro in tutte le religioni, tutte le forme di ritologia. Qua ricordiamoci che il tema centrale è come si sviluppa anche il trigramma, diremmo così, cinese, che si legge dal basso, terra, uomo e cielo. Sono i 3 livelli che vengono che sono all'interno di tutti gli studi cinesi antichi e chi capisce questo. Ma non bisogna sottovalutare nessun dettaglio. Osserviamo per esempio questa pavimentazione, è fatta raggiera intorno al Tempio del Cielo, ma ogni grado della pavimentazione che si apre a spicchio, diciamo verso l'esterno, quindi una precisione, un calibro di grado, ci ricorda moltissimo il nostro Lopan. Il nostro Lopan all'esterno ha tutti i gradi del diciamo 360 giorni dell'anno e ci sono 360 gradi, 320 e 60 vengono ridotti i giorni dell'anno per stare dentro al compasso diciamo degli orientamenti. Però la stessa cosa è ripetuta in maggior numero anche all'interno di questo movimento diciamo di piastrelle che vanno tutte a incastonarsi dentro ai vari colonne che sono appunto orientate in un modo preciso negli assi cardinali nord, sud, est, ovest, quindi abbiamo i solstizi e gli equinozi rispetto al sud. Tutto questo è un planisfero quindi gigante e quindi ogni cerimonia, quindi l'imperatore che era una figura come il sole, diciamo, che raggiava la sua potenza, in realtà diciamo, rappresentava un po' la terra, ossia le cerimonie che venivano fatte, siccome abbiamo appunto un asse nord-sud, quindi nord-sud, e il concetto degli equinozi e dei solstizi, a seconda dove lui si metteva, rappresentava anche la posizione della terra in quel momento rispetto al sole. Quindi era tutto, come dire, cielo e terra calibrati, ogni movimento suo era un movimento anche terrestre che veniva ad allinearsi. Quindi gli allineamenti creano ovviamente potenze. Sul rito dell'allineamento, sul tempo preciso, tu fai un rito, questo vuol dire anche creare una certa vibrazione che arrivava a tutto il popolo. Le piastrelle si aprono a raggiera, ma l'asse, diremo così, che tocca il tantien, cioè tocca il baricentro dell'energia, l'asse è ovviamente la parte più importante, quindi le piastrelle, come notate, non sono più piastrelle ma diventano un'unica piastra dove l'energia deve scorrere il ciclo velocemente. Se vediamo questa continua e si trasporta verso il sud e scende giù dalla nostra piattaforma che conduce ai vari portali e queste piastre continuano fino al portale sud perché doveva essere l'energia trasportata fino all'interno del tempio. Questo ci ricorda ancora come l'asse Shushunna anche della Kundalini, no? Del corpo umano che abbiamo nella schiena. Questo è l'asse principale dell'energia, cioè architettura, parte energetica del corpo, è tutto messo insieme, fisionomica, paesaggio, la lettura del viso e la lettura del paesaggio, tutto messo insieme, non c'è qualcosa di diviso, è tutta una visione olistica di questo studio che precisamente denota tutto un aspetto energetico fondamentale per le costruzioni. Ripeto, qua niente a caso, no? Vediamo queste piastrelle qua, vedete che sono messe in questo modo? Queste piastrelle frenano l'energia perché danno calibro, diciamo, priorità a queste che in qualche modo spingono il pesce, vanno a convergere al centro e spingono il flusso del C entrante. Non c'è più il tema della raggiera perché non siamo più in un planisfero e ha questa importanza, ma il concetto del C continua a rimanere.
Tempio del Cielo è, come ho detto, nord-sud e guardiamo, abbiamo le scalinate che sono nelle 8 direzioni cardinali, i nostri 8 qua che noi studiamo, al centro di questi, cioè il massimo livello dell'energia, diciamo, dei 5 elementi che si sviluppano in 8. Vediamo che le scale scendono giù in tutte le direzioni, ciò vuol dire che quando si fa un rituale dentro questo tempio, tutta l'energia poi si espande dappertutto. Ogni grado è studiato nei massimi livelli qua e stando qui anche dopo un po' sente veramente un'energia molto forte, per quanto la confusione delle persone, come un suono di fondo che continua e si espande un po' dappertutto. Notiamo anche che il livello del cielo è molto alto, della terra pure, e l'uomo è dato meno parte nel suo del tetto. Questo è per dimostrare veramente l'importanza del cielo e la terra e l'importanza che questo luogo è il luogo veramente adibito all'unione del cielo e la terra. In un discorso romano potremmo dire questo è l'Axis Mundi proprio di tutta la Cina. Dovete immaginare il grado di perfezione di tutto questo posto e di tutti i rituali che si succedevano qua dentro. In un certo senso però l'imperatore doveva veramente canalizzare delle forze. Pensate che si preparava con un digiuno prima di ogni cerimonia. Questo vuol dire che per quanto qua stiamo parlando di un tempio imperiale, quindi non proprio un tempio devoto a un discorso sacro, però comunque sia qua ci sono tutte le maestrie per portare l'energia, diremo, sacra all'interno dell'aspetto temporale. Diciamo che l'imperatore però deve stare molto attento, doveva anche essere molto concentrato, in un certo senso molto canalizzato anche queste cerimonie. Quindi possiamo dire che per quanto aveva delle parti politiche doveva essere molto allenato anche a tenere dei livelli di cerimonia così alti e così cadenzati e così precisi, con tutto uno studio diciamo molto attento di tutti i passaggi, tutti i ritmi che ci dovevano susseguirsi. Quindi insomma, vi direi questo è un posto sicuramente da visitare, da vedere a tutti i master di Feng Shui, a tutti gli studiosi, perché è il cuore di qualcosa che rimane, di una profonda storia che ha ancora da insegnarci.